Disclaimer nella parte iniziale del video: il prodotto mi è stato fornito da Sensi Haptic, ma non è stata fatta richiesta di nessun tipo, neanche di anticipazione video e nulla. Quello che sentirete in questa video recensione sarà totalmente quello che è il mio pensiero. Ciao ragazzi, oggi entriamo nel mondo delle vibrazioni con Sensi Haptic, nuovo brand che sta portando una linea di prodotti totalmente nuova sul mercato che riguarda il mondo delle vibrazioni. Personalmente sono anni che porto sul canale contenuti nel mondo delle vibrazioni. Di solito siamo abituati ai bass shaker che montiamo sui sedili oppure ai butt kicker che montiamo praticamente sulla nostra postazione. Ci sono già nel mercato una sorta di cuscinetti che vengono montati sopra i nostri sedili per darci degli effetti, ma qui parliamo di un prodotto totalmente nuovo, o almeno io è la prima volta che vedo l'applicazione dei bass shaker e del mondo delle vibrazioni fatta in questo modo. Entriamo quindi nel dettaglio di che cosa parliamo. Sono dei cuscini che vanno a sostituire i cuscini originali dei nostri sedili. All'interno del sito di Sensit ci sono tutte le compatibilità, possiamo dire che sono compatibili quasi con la totalità dei sedili. Ultimamente hanno aggiunto anche il modello specifico per i sedili Sabelt che avevano delle differenze a livello di spazi all'interno del sedile. Ma naturalmente a seconda del vostro sedile andate a verificare la compatibilità. Il prodotto di cui parliamo oggi quindi è il kit completo che va ad inserirsi all'interno del sedile che uno già possiede. Nella confezione vi verrà inviata la centralina, il cavo di alimentazione con un alimentatore, il cavo USB, il cuscino per la testa, il cuscino che praticamente va sotto le vostre cosce, il cuscino che va sotto il vostro sedere e il cuscino che va a coprire tutta la vostra zona lombare. All'interno dei cuscini ci sono dei cuscini in foam. Ve li faccio vedere qui, vedete? Sono già pretrattati. Devo dire che la tipologia di foam utilizzata è tendenzialmente dura, per esempio molto più dura rispetto a quelli che sono i cuscini che utilizzo nel mio sedile della Sim Factory. Preciso questo perché mi è capitato di provare diverse tipologie di sedili e ci sono sedili che hanno gli inserti più o meno rigidi. Questo perché nel caso del mio sedile, soprattutto anche a livello di forma che è totalmente diverso, vi faccio vedere per esempio, vedete sotto la coscia ho un cuscino che ha questa grande protuberanza nella parte del sottocoscia, va a modificare un bel po' quella che è la seduta nel sedile stesso, sia a livello posizionale e sia a livello di sensazione proprio quando ci siete seduti, anche perché per esempio nel mio caso, nel mio sedile originale, anche la parte sotto al sedile è molto sottile e molto morbida. Nel caso di quella utilizzata da Sensit è più alta e proprio al tatto con il vostro sedere è più dura. Faccio anche presente poi che nel mio sedile specifico, nella parte alta della parte schienale, sempre per un discorso di spessori, questo tipo di cuscino risulta fuoriuscire un pochino rispetto alla sede che è studiata specificatamente per i cuscini del mio sedile di Sim Factory. Ho voluto fare questa specifica perché praticamente non fa allineare perfettamente tutta la parte dello schienale, lasciando un piccolo gradino. Però naturalmente questo dipende dal tipo di sedile che voi utilizzate. Entriamo adesso nel vivo per capire di che cosa sono composti poi all'interno questi sedili. Nella parte più alta dello schienale ci sono 2 grandi shaker nella parte bassa e 6 shaker più piccolini nella parte alta. Questo per andare a coprire le diverse variazioni di vibrazioni tra quelle più corpose e quelle più piccoline che necessitano sicuramente di maggior velocità rispetto alla maggior potenza. Per quanto riguarda invece quello nel sottocoscia, ne contiene 2 grandi nella parte frontale e 2 e 2 più piccoli nella parte alta. Tutto questo unito ad un'elettronica che gestisce 8 canali, riuscirete ad andare a distribuire le vibrazioni, le tipologie di vibrazioni su una vasta zona del vostro corpo. Proprio per quanto riguarda l'elettronica è totalmente studiata da Sim Haptic. Il tutto rende molto compatto proprio quello che è l'amplificazione dei vari bass shaker
e soprattutto l'ottimizzazione porta a un minor surriscaldamento di tutte le parti elettroniche e quindi non avere problemi anche giocando a volumi molto elevati. La cosa importante di tutto questo sistema è la gestione software e potrete utilizzarla sia con il software proprietario che con CMAB. La cosa molto interessante è che utilizzando il software proprietario avete una latenza di 5 millisecondi rispetto a latenze un po' più ampie utilizzando CMAB, e questo in realtà con tutte le elettroniche che vengono gestite da CMAB, e soprattutto un range di hertz che arriva fino a 20.000 Hz se non ricordo male. Però anche qui faccio una piccola postilla: in realtà in tutte le tipologie di effetti che utilizziamo nella simulazione, ma immagino in qualsiasi tipo di simulazione, non si arriva mai a utilizzare tutti quegli hertz. Dal mio punto di vista stiamo sempre dai 600 Hz in giù e stop. Ci tengo comunque a sottolineare che utilizzando questa elettronica più specifica rispetto a un amplificatore, questi shaker riescono a lavorare a frequenze più basse rispetto all'utilizzo di un normale piccolo amplificatore che viene utilizzato di solito in questo genere di applicazioni. Cosa significa? Che nella maggior parte dei casi i piccoli amplificatori non riescono mai a riprodurre hertz che stanno sotto i 20. In realtà con un'elettronica più specifica sicuramente si riesce a scendere un pochino di più, e questo tutto a vantaggio della gamma dinamica, soprattutto nelle basse. Comunque, come vi ho detto, potete scegliere il software che preferite, ma ho fatto un video per voi. Siamo adesso nel software Sensit Haptic Sim Racing Cockpit. Nella parte qui in alto vediamo che l'hardware risulta connesso. Nel caso possiamo andare in queste 3 lineette qui, andiamo su Settings e qui andremo a gestire i vari profili. Se ne volete creare un altro, basterà cliccare su Create, potete importare l'icona del gioco che volete andare a settare, mettete il nome, l'autore, andate a selezionare il gioco. Questi sono quelli supportati al momento, ma ci sono anche altri giochi in arrivo come Race Room per esempio. Importate l'immagine e poi fate Save. Ogni volta naturalmente i vostri profili potrete andarli a modificare, renderli preferiti, andarli a cancellare, esportare, importare. Arriviamo adesso alla parte interessante. Nella parte qui sotto andrete a selezionare quello che è il profilo che vorrete utilizzare. Per quanto riguarda il preset competitivo, è studiato per avere pochi effetti molto distinguibili nelle zone, proprio per potervi aiutare nella guida. Quello immersivo ha attivi più effetti su zone più estese, questo proprio per immergervi di più nel gioco. E poi c'è la versione per le street car che ha delle piccole differenze su quelli che sono i volumi. Una volta selezionato il profilo che vorrete, potrete decidere il volume di quello che è la parte del sedile e vedrete illuminare la parte bassa, o il volume della parte sullo schienale. Lo dirò più volte nel video, una cosa che mi manca in questo momento è avere la sensazione del volume che sto impostando, perché anche andando a modificarli vedete che si attivano a schermo ma non sentite niente a livello fisico. Io vorrei poter capire da subito qual è il volume che ho impostato. Comunque entriamo in Adjust. Anche qui potrete comunque switchare tutte le volte da quello che è la parte dello schienale e la parte sotto del cuscino, sotto il sedere. Gli effetti al momento disponibili sono l'effetto della cambiata, l'effetto delle vibrazioni motori, l'effetto ABS, l'effetto della scivolata delle gomme e l'effetto della strada. Andiamo per esempio a vedere Gear Shift. In questo caso potete attivarli o disattivarli. Cliccando su Tune andrete a scegliere quali sono gli shaker che dovranno attivarsi. In questo caso sono stati scelti quelli top left e top right, sono quelli un pochino più piccoli. Se vorrete potrete anche attivare, a cominciare a alzare il volume, anche quelli più grandi e sceglierne quindi il volume. Come ho detto, mi piacerebbe già qui sentire qual è il volume che ho impostato, però purtroppo questo fine tuning lo potrete fare solamente quando sarete all'interno del gioco. Ritorniamo indietro, facciamo ok, e questo lo potete fare per tutti gli effetti. Nel caso per esempio del wheel slip, come vedete sono attivi i due più grandi, che sono questi qui dietro. Naturalmente questo stesso settings lo potrete fare per quelli sullo schienale e gli effetti sono sempre gli stessi. Questi effetti che vedete a video sono quelli già preimpostati da Sensit. Naturalmente andando a impostare immersivo o andando a impostare competitivo
avrete degli effetti che non sono modificabili e sono quelli di base che utilizza Sensit. Se volete andarla a modificare, come vi ho fatto vedere, impostate custom e a quel punto potrete crearvi tutti i profili che vorrete. Per chi invece vuole addentrarsi di più in quelli che sono i settings possibili, per fortuna abbiamo anche la possibilità di utilizzare questo sistema con Cmap e vi faccio vedere un po' come funziona. Eccoci su Cmap, andiamo subito su Shake It Bass Shaker e andiamo su Sound Output. Troverete che verrà rilevata l'uscita audio del Sensit Haptic, l'andiamo ad attivare, attiviamo l'uscita. Adesso in realtà non mi ricordo se già c'è questo profilo o l'ho creato io, ma se non ricordo male già c'è, in cui potete in questo caso fare un test del corretto funzionamento di tutti gli 8 canali. Vediamo, non so se si sente. Questi sono quelli più grandi, questi sono sempre quelli più grandi che sono dietro la schiena e questi sono quelli più piccolini, in questo caso dietro la schiena, e questi quelli più piccolini che sono sulla parte del sedile. Per chi non è avvezzo a Cmap, in questa schermata potrete decidere il volume del singolo trasduttore e associare il trasduttore o il gruppo di trasduttori, in questo caso perché quelli piccoli sono fatti a gruppi di 2, e associarli all'effetto che desiderate. Dovrete poi comunque andare nella schermata Effect Profile ad andare a attivare quelli che sono gli effetti che voi preferite. Naturalmente potrete scegliere di crearvi profili per ogni gioco. Io in questo caso ho attivato le vibrazioni motore con il suono parametrico, la cambiata, Rod Impact, Rod Rumble, Rod Vibration e Wheel Lock. In realtà vi consiglio, una volta che acquistate questo prodotto, andare nel loro Discord, perché c'è una community molto viva e vengono sempre aggiornati anche profili già creati dagli utenti e quindi possono esservi sicuramente d'aiuto. Il mio consiglio generale è cercare di trovare da soli quello che è il miglior setup per voi. E qui diciamo quindi che ho poco da dire, ve l'ho fatti vedere, non è che ho fatto grandissimi cambiamenti a quelli che sono i valori che sono già preimpostati in Cmap. E quindi torniamo a noi. Ciao ragazzi, bentornati. Arriviamo adesso anche ai collegamenti, anche se è una parte molto semplice. C'è un connettore USB Type-C con un cavo USB Type-C to USB-A che potete collegare al vostro PC. Il connettore di alimentazione è un normalissimo connettore DC e da quest'altra parte ci sono dei connettori GST che vanno a connettere i vari cuscini con l'elettronica. Sono diversi di forma, naturalmente, anche perché la parte dello schienale ne contiene di più, quindi ha bisogno di più pin. Dal cuscino fuoriesce questo cavo con questo connettore che andrà a infilarsi nel femmina. Naturalmente questo vi impedisce anche di sbagliare e connetterne uno al posto di un altro. Stessa cosa in quello che sta sotto le cosce, c'è questo cavo e questo connettore e lo potrete andare a connettere. All'interno della confezione ci sono anche dei biadesivi con degli strap con cui potrete andare ad attaccare la parte della centralina sotto il sedile senza dover fare buchi e nulla. Arriviamo adesso alle conclusioni finali. Nella prima parte voglio dirvi la facilità di montaggio. Tutto davvero semplice, però credo che sia molto importante verificare la compatibilità con il proprio sedile. Come ho detto già nella parte iniziale, con il mio, che ha una forma molto particolare all'interno, è un incavo dove in realtà entra precisamente questo genere di cuscino qui, però risulta, per il suo spessore rispetto al mio, un pochino più spostato davanti, ma vi manderò tutte le immagini per farvi capire la cosa, e quindi quando state seduto mi dà un pochino fastidio. Secondo me non c'è particolare difficoltà nel caso a svuotare un pochino la parte alta per renderlo più omogeneo a quello che è proprio la totalità della seduta. E in questo caso, proprio per questo motivo, non ho voluto montare la parte del poggiatesta, perché in realtà sarebbe a questo punto uscita fuori all'esterno rispetto a quello che è il cuscino, e qui che l'ho provato e mi ha dato un po' fastidio. Detto questo, arriviamo invece alla parte cruciale: come si sente. Devo dire che l'utilizzo dei bass shaker di grandi dimensioni aiuta tantissimo il percepire sul nostro corpo in maniera corposa, non soltanto voluminosa intesa come volume alto, ma in maniera molto più corposa quelli che sono gli effetti dell'asfalto.
rispetto a quelli più piccolini, che trovo più indicati magari anche per lo scivolamento, volendo anche uniti a quelli più grandi per la cambiata, però ad effetti minori rispetto a quelli che secondo me devono essere effetti più corposi. Il volume massimo a cui li potete settare personalmente lo trovo anche esagerato rispetto al normale utilizzo, quindi andate a regolarvi i volumi per trovare quello che più vi piace, ma sono certo che la loro gamma di vibrazione andrà a coprire tutte le esigenze possibili. Ho trovato molto interessante il loro software, anche se, essendo io un appassionato del mondo delle vibrazioni, amo di più l'implementazione su SIMAB, soprattutto per un discorso andarsi a cucire di più quelle che sono la tipologia di vibrazioni, maggiori effetti e soprattutto attualmente anche la copertura di giochi. Per quanto riguarda il loro software ancora non copre la totalità dei giochi e tramite SIMAB è possibile, anche se un gioco esce ieri, di avere dopo pochi giorni già la compatibilità con il sistema. Perché dal mio punto di vista, quando uno spende queste cifre, in questo caso parliamo di poco più di 900 euro, naturalmente poi dipende sempre dal periodo e dagli sconti che vengono fatti magari in diversi periodi dell'anno, naturalmente c'è anche un mio codice sconto qui sotto in descrizione. Detto questo, però, l'utilizzo del loro software aggiunge un colore un pochino più raffinato a quelle che sono le vibrazioni percepite, perché ragazzi, a prescindere utilizzare lo stesso hardware, il software poi fa molto da padrone sotto alcuni aspetti di quello che andate a percepire e come lo andate a percepire. E anche lo sviluppo del software di SIMAPTIC lo trovo molto intelligente, soprattutto perché vi trovate dei profili già fatti belli e pronti. E cosa molto interessante è la scelta di modalità immersiva, cioè quella che accende tutto, vi fa sentire tutto quello per immergervi in quella che è la simulazione, e la modalità competitiva, che rende più settoriale la sensazione di alcuni aspetti, tra cui traction control, ABS, scivolamento e bloccaggio delle gomme, in zone più specifiche e più percettibili dal nostro corpo, in modo da attivarsi per migliorare la prestazione. Molto spesso, anche utilizzando soltanto i nostri volanti, ci sono alcuni effetti che in alcuni simulatori non vengono proprio espressi sul volante, ma in altri, anche magari utilizzando basi con poca potenza, non riuscite bene a percepire alcuni aspetti della vostra guida solo dal volante. In questo caso si attivano in punti specifici alcune sensazioni, come per esempio il traction control, in cui potrete decidere di attivarlo magari soltanto nella zona dietro del sedere con i bus shaker, quelli piccolini, e avete la totale percezione di quello che sta facendo l'auto. Idem per l'ABS, idem per il bloccaggio delle gomme, idem per lo scivolamento. Quelli che sono gli aspetti più importanti che riguardano proprio il miglioramento della prestazione in pista. Naturalmente poi il profilo immersivo è quello che vi avvolge di più, per esempio appassionati come me, che hanno in mente la prestazione ma in primis il sentirmi coinvolto, vi va a riempire un pochino tutte quelle che sono le sensazioni anche dei giri motore, eccetera eccetera eccetera. Soprattutto poi perché utilizzati tramite SIMAB si ampliano tantissimo quelle che sono le funzionalità e tutte le varie suddivisioni nelle zone e negli effetti che potete fare con questo genere di prodotto. Ma a questo punto, voi che ne pensate di questo prodotto? So che ci sono adesso tanti appassionati del mondo della vibrazione. Trovo questo un prodotto totalmente nuovo, quindi immagino che non molti di voi lo posseggano o hanno prodotti simili. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo genere di implementazione delle vibrazioni. In questo caso vi esorto un pochino a ragionare, a prescindere il numero di bus shaker. Le dimensioni in questo genere di implementazioni contano, e credo che questo sia il prodotto con l'implementazione bus shaker migliore che c'è sul mercato, che naturalmente ha il suo bel prezzo. Ringrazio Sensit Haptic di aver visto il mio canale e avermi proposto di poter recensire il suo prodotto. Io, da amante del mondo delle vibrazioni, sono stato veramente contento e sono sempre pronto a cercare di capire quelle che sono le nuove implementazioni e quello che il futuro ci porta, per cercare di immergersi in quella che è la cosa che più ci piace, la simulazione. In questo caso, che strizza anche l'occhio a chi ama la prestazione. Naturalmente poi la decisione rimane sempre a voi. E vi ringrazio, soprattutto chi spollicerà. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!